io sono gemello ed ho un fratello gemello che è identico a me, solo senza barba. Infatti io non mi taglio la barba, se no mi confondono con mio fratello gemello. E quando sono venuto a Firenze è stato il primo momento nel quale mi sono separato da lui. E quella separazione lì ha significato non solamente un'indipendenza dalla famiglia, e una indipendenza proprio così, come succede a tutti i ragazzi quando escono di casa, ma è stata proprio un'indipendenza da uno uguale a me, perché io volevo a tutti i costi essere diverso da lui e lui voleva altrettanto essere diverso da me. Per cui abbiamo costruito la nostra vita sulla diversità dall'uno all'altro e questo non è stato cioè un caso fortuito per cui poi io ho fatto l'architetto e lui ha fatto il chimico e il pittore. Perché questa regola del fare differente è proprio una regola molto, molto precisa, profonda e inequivocabile nel mestiere dell'architetto per me e del chimico e del pittore per lui. Nel senso che il nostro lavoro è proprio creare differenza, creare qualche cosa che sia differente da quello che già esiste. Ecco, quindi ho impostato tutta la mia vita di architetto, designer, artista, quel che sono, proprio sulla capacità continua di creare differenza. Lei sta anticipando già tipo 2, 3 domande che le avrei fatto. Sono vecchio e furbo. Dice stringiamo così finiamo subito. Sa qual è la grande novità che ha portato il virus su di me, ma anche su molti altri, comprendo lei, sono convinto? Che ci guardiamo continuamente in faccia. Io non mi son mai guardato tanto me stesso come in questo periodo, guardandomi proprio al video, perché normalmente ti guardi solamente allo specchio e dici: "Mah, vabbè, dimentichiamoci di questa faccia e buttiamoci nella vita". E invece adesso stai tutto il giorno lì davanti al video con questa faccia davanti e io mi domando ormai da 2 mesi: "Ma perché ho questa barba così lunga e così bianca e così squadrata?" Ecco, e continuo a farmi questa domanda, poi un po' perché sono pigro, un po' perché non c'è il barbiere e mi dico: "Vabbè, lasciamola lì". Oggi che numero di intervista è questo? Ne ha già fatte diverse o è No, oggi è la prima. speriamo anche l'ultima, perché andremo avanti per lungo, vero? No, no, io sono contento di scambiare opinioni, perché ecco, un'altra delle cose che mi sembra che stiano succedendo in questi giorni qui, è proprio la mancanza del confronto. Noi riceviamo un sacco di informazioni dai giornali, dal web, da tutte le newsletter, dalle televisioni, alle radio e così via, però vere occasioni per scambiarci opinioni non ce ne abbiamo. Abbiamo sì tante call con i colleghi, coi collaboratori, coi clienti, però sono tutte molto, molto orientate, molto prefissate, nelle quali ci sono degli obiettivi da ottenere molto precisi, come questa call che facciamo noi adesso. Qui ci stiamo parlando, ma l'obiettivo è quello di fare una conversazione intervista, non è quella che avremmo potuto fare seduti al tavolino di un bar parlando di tante cose per scambiare le nostre opinioni, scambiare le nostre posizioni di pensiero. E questo è quello che manca molto. Cioè, il virtuale è bellissimo, funziona benissimo, poi devo dirlo, lo usiamo anche da ben prima del virus, perché lavorando in giro per il mondo ci capita inevitabilmente di dover confrontarci con fasi di lavoro nelle quali non possiamo essere presenti fisicamente, però appunto queste chiamate così efficienti, queste telefonate così precise e così anche coinvolgenti, perché noi siamo lì orientati verso il video e questo non ci permette di divagare un pochettino per andare a scoprire cosa sta al di là di quello che ci stiamo dicendo. Sì, poi in realtà dipende anche da, effettivamente come uno imposta queste chiamate, cioè è vero che quando si hanno delle conversazioni o delle call c'è anche questa sorta di frizione, no, tra il appunto vedersi frontalmente, però intanto io vedo per esempio casa sua, lei vede casa mia e quindi si va comunque al di là, cioè si rompe una barriera perché si entra in un certo senso nello spazio intimo dell'altra persona, ma mantenendo invece questa relazione virtuale, magari il fatto che uno, non so, sa che appunto ha questo spazio istituzionale e poi tutto il resto c'è casa propria, no, crea Sono questa molto isola. contento che mi contraddice e penso sia anche bello questo, perché una delle cose in effetti che mi sembra di capire è che in questo momento, in queste conversazioni, ma in generale nel nostro atteggiamento mentale,
c'è come la tendenza a fare di tante erbe un fascio molto di più di quello che si fa normalmente. Già è un difetto peculiare di noi italiani, non di noi italiani, è già un difetto di tanti ovunque nel mondo per semplificare le cose, per renderle più intellegibili e più digeribili, appunto di stralciare un po' tutti quanti quelli che sono i dettagli di un ragionamento. Per cui tendiamo a dire, adesso c'è il virus e tutti quanti dobbiamo stare lontani e staremo lontani per un bel po', quindi dobbiamo trovare delle soluzioni per cui anche in architettura, negli ambienti, tutto quanto, non potremo più rincontrarci. No, non è vero, perché questa è un'emergenza, speriamo anche che finisca presto. Non possiamo dire che il virus sarà un modus vivendi anche del futuro. Non possiamo dire che quello che stiamo vivendo adesso sarà procrastinato per tanti anni, perché per tanti anni avremo questo assillo di essere infettati, contagiati e di soffrire. Sono molto, molto d'accordo sul fatto che sono tante cose che bisogna considerare, sono tanti vantaggi e svantaggi di questa riscoperta della connessione virtuale che stiamo usando. Ci sono tante cose belle, tante cose meno belle. In me in particolare c'è il grande desiderio di tornare, soprattutto adesso dopo 2 mesi, di tornare ad una vita più sociale. Non vorrei che il risultato di questo coronavirus sia quello di negare tutto quell'entusiasmo di socializzazione che c'era nel mondo solamente 2 mesi fa. Sì, quello è un po' il rischio, perché anche soltanto camminare per strada e rendersi conto anche della reazione istintiva che si ha di fronte a un'altra persona e magari si cerca di non incrociarsi direttamente. Quello è un po' un pensiero e può essere. D'altro canto non possiamo non pensare che proprio tutto il fatto che siamo stati isolati per così tanto tempo ci porti invece magari dopo un attimo di timore iniziale, anche naturale, invece a avere quel contraccolpo di probabilmente ancora più aggregazione, aperitivi, cene insieme agli amici. Quindi chissà per quanto influenzerà ancora la nostra percezione dello stare insieme e anche della distribuzione degli spazi. Alla fine l'idea della manifattura tabacchi proprio sta su quello, cioè sta sul senso di socializzazione e di desiderio di vivere insieme, di fare delle cose insieme, di passare delle ore insieme, di scambiarsi le esperienze insieme. Cioè, tutte le idee della manifattura tabacchi, così come tutte le idee di quei posti più seducenti che sono oggi nelle grandi città italiane nel mondo, soprattutto dedicate ai giovani e alle nuove generazioni, è proprio questa di una socializzazione più proficua, più efficiente e più capace di produrre innovazione, che la vecchia maniera di vivere isolata e standardizzata su delle consuetudini non ci trova. Sì, dei luoghi dove si può stare insieme a studiare, a lavorare, a divertirsi anche. È sicuramente un po' la direzione dove si stanno volgendo adesso tanti luoghi. Quando appunto lei ha partecipato al tavolo dell'architetto e quando è venuto a Firenze e ha fatto una lecture al Museo Novecento di Firenze, ha definito la manifattura tabacchi come una earth stations. Le vorrei chiedere che cosa intende, perché l'ha definita, cioè è un bel regalo quello che ci ha fatto definendo la Nerd Station, però vorrei sentir dire da lei qual è la connessione appunto che lei ci ha visto. Vorrei un po' anticipare quello che è il concetto di Air Station. Sì. Air Station è quella categoria di edifici, di spazi pubblici, di luoghi sociali nei quali si realizza questa nuova maniera di stare insieme e si realizza un po' la tendenza un po' di tutti gli spazi contemporanei ad essere spazi di socialità e non spazi efficienti secondo l'interpretazione tradizionale. Per dire meglio, gli uffici non sono più semplicemente dei posti dove ci sono tante scrivanie e tanta gente che lavora, perché gli uffici pensati come assemblamenti di scrivanie non sono più desiderabili, nessuno vuole più andare a spendere la giornata in un posto dove ci sono tante scrivanie e niente di più. Soprattutto le grandi aziende, quelle che hanno bisogno di attrarre i giovani talenti e i talenti più talentuosi, hanno il bisogno di creare degli ambienti più lucenti e più contemporanei, dove veramente si respira quel senso di vicinanza e di trasformazione comune della realtà che fa sì che gli uffici non siano più uffici, sono dei luoghi dove
soprattutto quando li disegni soprattutto gli spazi comuni, disegni le caffetterie, disegni i ristoranti, disegni le biblioteche, disegni spazi informali di partecipazione, cioè disegni tutto tranne che la griglia di scrivania. E quindi non puoi più nemmeno chiamarli uffici, perché chiamarli uffici sarebbe impreciso. Lo stesso i musei. I musei non si disegnano più per disegnare delle pareti dove mettere dei quadri o dei piedestalli per appoggiarsi sopra le sculture, o semplicemente per degli spazi per conservare le opere. E un museo fatto così non avrebbe nessuna attrattiva. Un museo oggi invece è un luogo dove qualcuno possa anche immaginarsi di andare a prendere una giornata o una parte della giornata, andare anche semplicemente a pranzo o a cena. E nei musei di oggi facciamo sempre un ristorante, facciamo sempre una caffetteria, c'è sempre una libreria, c'è sempre un luogo di ritrovo. Ci sono le sale per le conferenze, ci sono le classroom, ci sono appunto le sale per spiegare ai bambini, per spiegare ai bambini che cos'è l'arte, cosa c'è di bello da una parte, che cosa c'è di interessante qui. Sono sempre di più i luoghi sociali e sempre meno dei luoghi così come li abbiamo imparato soprattutto gli architetti della mia generazione all'università a 50 anni. E non potendoli appunto più riconoscere come quegli spazi antichi che avevamo in mente, abbiamo deciso di chiamarli Airspace. Abbiamo deciso perché è un lavoro che abbiamo fatto nello studio mio che non è neanche uno studio, si chiama Circle, perché appunto non è più nemmeno lui uno studio convenzionale, è un circolo di persone tutte attratte da un argomento e tutte predisposte e volenterose di dare un contributo a questa idea dell'Airspace, questa idea delle stazioni del pianeta Terra, così come le abbiamo chiamato, al posto di chiamarle nuovi uffici, nuovi musei, nuovi centri commerciali, nuove scuole e così via. Quindi le station sono così. E la manifattura tabacchi è proprio uno spazio così, cioè è uno spazio che non è un ufficio, non è un food court, non è una libreria o un luogo o una biblioteca dove andare a studiare, ma è tutte queste cose messe insieme, tutte messe insieme da un ambiente e da un'idea di socializzazione che appunto appartiene a una nuova generazione di edifici, che appartiene alle generazioni che noi chiamiamo Airstation. Per cui mi sembrava più che naturale e bello e coerente chiamare la manifattura tabacchi una Airstation. È bellissima questa cosa. La manifattura tabacchi che è un luogo di riqualificazione. Per lei che cosa significa ridare vita a un edificio, come avviene anche in tanti altri luoghi? La manifattura tabacchi ha un grande vantaggio, che esiste già, nel senso che è un edificio che ha una sua storia, una sua caratteristica, una sua forma, un suo aspetto, che sono proprio molto seducenti come spazi. Non sono spazi pensati per essere efficienti nella maniera per la quale si vuole utilizzare. E oggi, nella concezione dell'architettura contemporanea, gli spazi sono tutti disegnati per fare quello che devono fare. Però quando gli spazi sono disegnati per fare quello che devono fare e quando poi diventano un'altra cosa, non funzionano più. Cioè sono troppo specificatamente progettati e realizzati per fare quella cosa lì. La manifattura tabacchi ha il vantaggio che ha degli spazi molto più grandi, molto più aperti, più trasformabili, molto più piacevoli da essere vissuti, gli spazi efficienti in un'unica formula come quelli che tendiamo a realizzare oggi nella maniera convenzionale di fare la professione. Quindi la manifattura tabacchi è esemplare. Perché è esemplare? Uno, il fatto di usare questi spazi in una maniera appunto non specifica di quello che l'edificio voleva essere in origine. E poi di riconvertire degli spazi che ce ne sono tanti in tante posti d'Italia, in tanti luoghi delle città, e che meritano essere riconvertiti perché la riconversione è un grande vantaggio, è un grande insegnamento che noi in Italia possiamo prendere per noi stessi e possiamo offrire per il mondo. In Italia, con tutte le restrizioni che abbiamo da parte delle sovrintendenze, dei sistemi autorizzativi comunali, delle leggi del paesaggio, abbiamo per certi versi un apparato burocratico più rigido che in altri paesi, giustamente anche perché abbiamo tante cose da preservare e tante più attenzioni da mantenere e da tenere attive
parti del nostro patrimonio che rischierebbero di essere perdute. Per cui noi siamo un po' degli sperimentatori nella zona più difficile, più impervia e più inesplorata del mondo. E possiamo insegnare molto con quello che facciamo anche agli altri paesi, proprio perché possiamo riconvertire nella maniera più corretta, possiamo imparare noi stessi e far vedere agli altri come trattare tanti monumenti storici che hanno un valore per quello che sono e che possiamo riutilizzare anche per altre funzioni senza completamente annientarli nella loro bellezza tradizionale, ma proprio anzi avvantaggiandosi di quella bellezza intrinseca di questi edifici per creare degli spazi più ispiranti, più ispiratori, più attraenti da andargli a vivere dentro. Paradossalmente proprio ho un'esperienza dell'anno scorso nel quale un'azienda giapponese ci ha chiesto di progettare un albergo a Kobe, in cima alla collina che sovrasta la città. E lì c'era un vecchio edificio, una serie di più edifici, tra i quali un vecchio cottage stile inglese che era previsto abbattere. E noi ci siamo molto opposti ad abbattere perché era veramente un'architettura coloniale meravigliosa, sopravvissuta in Giappone miracolosamente per 70 anni, di più, 85 anni. E quindi abbiamo convinto il cliente a ristrutturarla invece che ad abbatterla e a ricostruirla. L'abbiamo ricostruita portando l'esperienza appunto del restauro all'italiana, combinato certamente con le competenze giapponesi, ma è venuto fuori un restauro bellissimo e abbiamo salvato un pezzettino di Giappone coloniale che altrimenti sarebbe andato perduto. Che poi questo, cioè, ha anche molto a che fare con l'equilibrio da tenere, come dire, l'attività umana deve tenere nei confronti anche dell'ambiente naturale, il non, cioè, evitare insomma una costruzione eccessiva, anche un abuso eccessivo di quello che è proprio il terreno e le sue caratteristiche. Quindi in questo l'architettura anche per questo ha una responsabilità molto importante nel cercare di ricostituire questo equilibrio con il mondo naturale. Quando si tratta proprio di riconvertire vecchi edifici che sono oggi inutilizzati, come la manifattura tabacca, ma intendo anche come tanti palazzi antichi bellissimi nel centro delle nostre città, nei nostri centri storici, intendo proprio dire 2 cose. Uno, che le città rimarranno le città, cioè pandemia o non pandemia, il senso del vivere in città sarà pur sempre il senso che più guiderà l'evoluzione negli anni prossimi a venire. La città è il centro dove avvengono tutte le cose più importanti. Sa che il 98% dei brevetti che viene fatto ogni anno sono tutte fatte nelle città, perché la città è il network, la città è il luogo dove si incontrano le persone, si incontrano le esperienze, si incontrano le competenze, si mettono insieme, volenti o nolenti. Quando viviamo in città continuiamo a scambiarci una serie di atomi, di ioni che inevitabilmente costruiscono qualche cosa di nuovo, di diverso. È proprio il melting pot, è come il brodo primordiale nel quale probabilmente è nata per un fenomeno ancora non scoperto la prima cellula vivente. Ecco, la città è il brodo primordiale nel quale per cui non possiamo pensare di ingrandire le città all'infinito e di allargarle, perché non diventano più città, non sono più luoghi appunto, non sono più melting pot, diventano del tutto insignificanti. Quindi dobbiamo mantenere l'idea di città, mantenere l'idea di centro, riconvertire al meglio gli spazi che abbiamo a disposizione e facendo questo salviamo la natura, giustamente come lei dice. Perché non possiamo continuare a espandersi e a far espandere le città creando un paesaggio indistinto di mondo artificiale che non è quello che vogliamo e che non è nemmeno quello che ci permetterebbe di vivere in un ambiente migliore, con un'idea migliore, più positiva, più bella, più ricca del mondo futuro. Vogliamo che il futuro sia migliore del presente, non peggiore. Cioè, non sarebbe proprio un controsenso. Recentemente la sua ricerca si è più concentrata, si sta sempre di più focalizzando sull'educazione, sull'aspetto educativo, la capacità, se vogliamo, educativa anche di uno spazio. Quindi quello che le vorrei domandare è che cosa significa però spazialmente fare educazione all'interno di un'architettura? Bello, la ringrazio molto, la ringrazio molto. È il mio tema di oggi, anche
il mio pensiero costante. Alla base di tutto ci sono 3 sostenibilità necessarie e fondamentali. Queste 3 sostenibilità sono la sostenibilità climatica e ambientale, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. Sono tutte e 3 sostenibilità fondamentali, senza una di queste non esistono le altre sostenibilità. Senza la sostenibilità sociale non avremo mai una sostenibilità climatica e ambientale. Senza la sostenibilità economica non sapremo tenere in piedi questo mondo nel quale viviamo. Ma la cosa più immediata, più realistica, più impellente che possiamo fare è proprio aumentare la consapevolezza e la responsabilità su queste 3 sostenibilità. E questo lo possiamo ottenere solamente se creiamo un sapere più condiviso, se riusciamo a portare più parte del mondo possibile a pensare con la stessa importanza a questi temi, così come fa l'UNESCO, perché adesso vedo che ho la spilla dell'UNESCO. Questa qui è la spilla delle 17 sostenibilità fondamentali per l'uomo di oggi. Sono relative alla salute della terra, alla salute dei mari, appunto all'impegno a lottare contro la povertà e alle diseguaglianze sociali, alle diseguaglianze economiche, all'energia pulita, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 17 sustainable goals for the future development. E questo lo possiamo fare solamente con l'educazione, ma un'educazione che non è solamente insegnare a scrivere e a leggere, è un'educazione proprio da rifondare completamente sul senso della sostenibilità, sul bisogno che abbiamo di capirci e di essere tutti quanti orientati dalla stessa parte. È inutile che andiamo a costruire un sistema di sostenibilità in Italia se noi in Italia, un posto qualsiasi, se poi da tutte le altre parti del mondo questa sostenibilità è combattuta ed è negata. Abbiamo un unico pianeta ed è un unico problema che coinvolge tutti. Se il pianeta dovesse soccombere, soccombiamo tutti, non solamente una parte di noi. Per cui l'educazione è fondamentale ed è fondamentale sia per i ragazzi giovani che per gli anziani ed è una cosa che riguarda tutta la civiltà umana, tutta l'umanità. Per questo le education stations, le stazioni per l'educazione, che non hanno niente a che fare con le scuole, non hanno niente a che fare con i sistemi scolastici nazionali, sono proprio delle strutture educative alternative alle scuole nazionali, dove si impara proprio l'impegno alla sostenibilità e al procedere comune verso un futuro più tranquillizzante. L'aspetto globale dell'educazione, che cioè l'aspetto globale in cui viviamo adesso, che poi si è visto tantissimo anche con la diffusione del virus, che in un attimo era E poi, ovunque. Caterina, guardi, c'è tanto da imparare, ma c'è anche tanto da disimparare. Anzi, per noi vecchi è forse più difficile disimparare tante abitudini che abbiamo negli anni continuamente ripetuto e sono più difficili quelle da disimparare che non le cose nuove da imparare. C'è poi da dire che è veramente vero che il mondo sta cambiando e lo viviamo in questi giorni. Sta cambiando così tanto che dovremmo essere sempre predisposti ad imparare, predisposti ad adattarci a un mondo che cambia. Questo deve valere per tutti quanti, inevitabilmente per tutti quanti. Sa che cosa mi fa venire in mente, anche sul discorso dell'educazione e ricollegandomi anche a quello che diceva all'inizio parlando del creare differenza. Mi deve perdonare, però io sono un'appassionata di tutto anche quella che è l'esperienza del design radicale e non voglio parlare di quello, però le voglio chiedere una cosa. Lei è fiorentina di origine. No, io son romana. Sono molto contento. Cioè, da fiorentina o da abitante di Firenze è molto, molto onorevole tenere alta la bandiera dell'architettura radicale. Lei ha fatto appieno parte di quel percorso ed è stato un anticipatore in tutto, perché era proprio, lo è tuttora, ma proprio con quello stato mentale appunto di uscire dalla scatola, rompere gli schemi. E quindi c'è chi dice tra l'altro che quell'esperienza fu l'ultima vera avanguardia italiana. Quindi io quello che vorrei chiederle è che cos'è per lei, cioè com'è che si fa avanguardia oggi, cioè come si fa a essere rivoluzionari oggi? Bello, sì. Dove, no, io devo però anche ammettere per onestà che non ero un architetto radicale, nel senso che sono arrivato troppo tardi. Io mi sono iscritto alla facoltà di Firenze nel 69 e l'architettura radicale era già in pieno vigore lì. Io ho vissuto gli epigoni dell'architettura radicale, ho conosciuto praticamente tutti
i grandi protagonisti dell'architettura radicale, i fiorentini, i milanesi, i torinesi, ma l'ho respirata molto quell'aria lì. Ho respirato molto l'aria appunto rivoluzionaria dell'architettura radicale e io ho fatto anche tesoro perché molto di quello che è avvenuto dopo è stato proprio una diretta conseguenza di quegli anni lì. È stata una diretta conseguenza di questo atteggiamento proprio critico rispetto al ruolo dell'architetto e al ruolo dell'architetto nella società. Diciamo più semplicemente al ruolo sociale in quegli anni lì, però bisogna anche considerare che erano gli anni di una grande rivoluzione anche nel mondo dell'arte, che erano gli anni del concettualismo, gli anni degli happenings, gli anni della body art, gli anni nei quali appunto si metteva in discussione il ruolo dell'artista nella società, si metteva in discussione il senso di che cosa vuol dire essere creativi e qual è il vero compito di un creativo rispetto al contesto nel quale lui opera e realizza la sua professione. E quindi il messaggio più bello dell'architettura radicale che mi rimane ancora addosso è proprio questo, è qual è il ruolo dell'architetto e dell'artista nella società, che non può essere semplicemente quello di imporre una visione personale, ma è quello di creare dei modelli affinché tutti si sentano creativi. Essere creativi non vuol dire fare un disegno e dire che creativo che sono. Essere creativi vuol dire eccitare la creatività degli altri ed eccitare la creatività degli altri è un grande mestiere, è un grande lavoro che non si ottiene semplicemente appunto con un disegno o una bella idea. È proprio un atteggiamento di partecipare, ascoltare ed esprimersi, mettendo se stessi dentro alla società e facendo che la società entri dentro te stesso. Per questo anche io da tanti anni ho uno studio, un atelier dove lavoro da solo e lo studio dove lavoro con tante persone. Perché è proprio questo confronto tra l'essere singolo ed essere in comunità che si realizza il mestiere dell'architetto. E credo anche che la sua domanda sia tutta qui. Cioè come si fa a creare un'avanguardia oggi in un'epoca nella quale ci sono tanti lavori individuali, ma non c'è un mettere in rete questi tanti lavori individuali. Come si fa a far sì che la creatività di pochi diventi la creatività di tanti? Un'avanguardia si realizza quando la creatività di pochi diventa la creatività di tanti, perché se ne realizza un minimo comune denominatore, e quel minimo comune denominatore è capito, percepito e applicato da tanti. Torniamo praticamente, cioè chiudiamo il ciclo tornando a quello che si diceva all'inizio sugli spazi condivisi, tornando ancora Bellissimo, indietro. bellissimo, bellissimo, bellissimo. È proprio così. Le aerostations e la manifattura tabacchi sono i luoghi dell'avanguardia. Wow, ma vogliamo chiuderla così questa La conversazione? ringrazio di questa bella conversazione, lei mi ha ispirato. Ho parlato un sacco io, le ho rubato un sacco di volte la parola. Mi dispiace. Che poi tra l'altro penso, no, questo i luoghi di socialità e quindi mettere insieme diverse competenze, che poi è anche quello che appunto lei ricrea con il cerchio, Il cerco AMDL Circle. E poi che ritorna quindi anche, cioè quando lei parlava appunto quando è nato l'Happening così e c'era l'epoca del Black Mountain College, cioè queste scuole interdisciplinari o anche la Global Tools e vado ancora indietro col pensiero con la ripresa insomma dopo la seconda guerra mondiale. Gio Ponti che scrisse su Domus e disse il motore della rinascita lo affidiamo al lavoro degli architetti, degli artisti, dei tecnici, tutti insieme però, cioè non è l'artista Dio, no? O l'architetto Dio, cioè sono tutte non queste, esiste, queste non parti. esiste, non esiste proprio. Fa molto piacere averla conosciuta, spero conoscerla di persona e che il nuovo mondo che si prospetta dalla fine del coronavirus in poi sia migliore di quello che abbiamo lasciato. Ce lo auguriamo, infatti. Grazie, spero veramente ci venga a trovare in manifattura. Ho conosciuto tanta gente brava, simpatica, tanti artisti, c'è il cappellaio matto, è quello che raccoglie tutti i mobili vecchi, c'è quella serra meravigliosa di Mancuso, Sì, tutti sì, sì. matti, Siamo un stupendo. gruppo di pazzi, sì, lì dentro. Bello, stupendo, stupendo. Senti, Va bene. è una cosa bella per Firenze, ma in generale che può essere esportata ovunque. Bene, arrivederci Caterina, Grazie, grazie. arrivederci ancora. A Grazie, presto. arrivederci.